Nella lezione di stasera faremo un paesaggio toscano con la tecnica dell'acquerello. Come sempre, gli acquerelli in godè, una spugna, poi ho due contenitori per l'acqua, che uno deve essere sempre pulita. All'occorrenza ho preso anche uno spruzzino, poi ci vorrà per alcuni effetti il sale. E poi i pennelli, come sempre, io ho anche un pennello per acquerello, però in realtà oggi si lavorerà più bagnato su asciutto, non tanto bagnato su bagnato, quindi in teoria non occorre un pennello grande per bagnare tutto. Leggermente se volete, ma ci sono anche delle parti bianche che andranno salvaguardate da subito, però non essendo dettagli piccolissimi, si può comunque, diciamo, giostrare bene il lavoro, lasciando già da subito qualche spazio più chiaro e bianco. L'unico punto dove io metterei forse un pochino d'acqua prima è sul cielo. Quindi ora io ho bagnato leggermente il pennello, ma non arrivo a... Ho fatto un disegno preparatorio dove si vedono appunto le montagne, elementi essenziali, la casa e poi ho messo un po' di cipressi. Io inizio subito con fare il cielo, però non arrivo fino alle montagne, al profilo delle montagne. Giusto, se avete calcato troppo con la matita di grafite, vi consiglierei di cancellarlo con una gomma panne perché altrimenti rischiate che vi rimanga il segno. Non arrivo, dicevo, fino alle montagne e bagno semplicemente solo un po' la parte alta, proprio leggero leggero. Poi, come sempre, vado a prepararmi il colore. Qui i toni sono tipo dei toni caldi del pomeriggio, tardo pomeriggio, e quindi userò per esempio dei gialli, magari potete mettere un arancio, quello un po', se poi voi volete cambiare colori, insomma, siete liberi di farlo, ci mancherebbe. Io a questo punto inizio e metto qua su in alto, intanto qualche effetto. In dei punti se non copre tutto va benissimo, lasciate anche bianco, vedete? E nella parte più sotto si può andare con dei toni leggermente diversi. Io ribagno il pennello, lo asciugo sulla spugna e cerco di tirare, ma in dei punti lascio proprio che il colore mi rimanga non coperto da tutto, da tutte le parti, che non mi copra tutto il foglio completamente, anzi mi serve proprio che faccia questo effetto, almeno viene la strisciata come se fosse una nube. E qua su in alto magari rafforzo, metto un po' d'arancio. Se in dei punti volete rilevare, potete farlo e potete anche servirvi a questo punto di uno spruzzino e spruzzare in qua e là per ammorbidire in alcuni punti. Ecco. Poi potete lo stesso con un pennellino al limite tirare in dei punti il colore. È molto delicato e leggero. Io qui non sono andata sulle montagne, quindi io posso già lavorare anche le montagne. E qui lavorerò con un colore un po' viola e quindi metterò del blu, un carminio, se ce l'avete, un rosso carminio, e viene un colore violetto, giusto per fare le montagne. Ora lavorerò però bagnato su asciutto. Ora non ho messo minimamente il colore e vado a fare un po' il profilo delle mie montagne. Diluisco un po' di più il colore
In dei punti lascio anche del bianco apposta e il colore ora vado a diluirlo dopo che ho messo un po' di colore subito sulla carta a secco. E lo faccio così perché così riesco a decidere io fin dove voglio che arrivino le montagne, fin dove voglio che arrivi il mio colore, senza che mi si spanda troppo. Perché se è carta da acquerello, in teoria vi consente di calcolare fin dove far arrivare il colore. E ora riprendo un po' di giallo arancio che avevo messo e non arrivo, vedete, fino in fondo all'altro segno che mi sono fatta delle montagne. E qui lavoro semplicemente facendo tirare giù il colore che ho già messo. Vedete? Semplicemente così. Rimetto anche un po' d'arancia e giallo che avevo usato anche un po' nel cielo. Considerate che il colore da asciutto è molto più chiaro, va bene, rispetto a quello che abbiamo messo. Ora riprendo un po' di viola e qua giù rimischio un po' i colori. Se in un punto volete rilevare il colore, potete farlo senza problemi. Con un pennellino rimuovete. A questo punto vado a fare quest'altra montagna. Via via che veniamo verso di noi e ci allontaniamo dall'orizzonte, i colori sono sempre più nitidi. Quindi uso gli stessi colori, però più saturi, vale a dire meno diluiti e quindi hanno un potere coprente maggiore. Ancora una volta rilavoro sempre su asciutto. E lasciate gli ei bianchi in dei punti. Qui, per esempio, per caricamento ci rimetto un pochino di carminio perché mi piace dargli un effetto più marcato e poi bagno il mio pennello e senza ripassare dalla spugna creo questi effetti e tiro giù il colore, lo smuovo, ribagno, senza ripassare dalla spugna, rismuovo. A questo punto sono pronta anche per fare la montagna successiva, perché in teoria io non ho bagnato il confine e quindi riesco a fare stratificazioni di montagne. Questa volta si va sul terra di Siena bruciata, però non dimenticatevi di usare comunque un po' del colore che avete già usato, tipo di questo viola per scurire un po' la montagna, di modo che verrà toni saranno tutti armonici. E di nuovo comincio qua, dove io ho messo praticamente bagno e altro colore lo faccio arrivandoci con l'effetto bagnato. Logicamente, se voglio più arance, più chiaro, in dei punti rimetto il chiaro. Posso rimettere anche il colore che avevo trovato prima, va benissimo. Nel cielo ho riammorbidito anche con quello. Qui c'è un punto dove bisogna lasciare, mettiamo più chiaro, e in dei punti invece dove bisogna caricare. Allora non faccio altro che prendere del nero, del marrone più scuro e in dei punti vado a caricare. Lo stesso qua. Poi smuovete voi il colore piano piano, eh. Prima caricate un po' dappertutto
dove vedete delle parti, poi non importa venga uguale, l'importante è che ci siano delle parti non tutte uguali. Poi, siccome qui non voglio che si formi proprio uno strato completamente bianco, lo sfumo un pochino. Ecco che vado qui a sfumare senza arrivare però in fondo. Dopo qui, quando è un po' più asciutto, andrò a mettere alberini o altra vegetazione. A questo punto io continuo con lo stesso colore, con un po' più di giallo, e vado a fare questa parte qui, lasciandomi sempre il bianco. Se io non vado sopra alla matita che ho messo, io posso sempre ricancellarla e quindi io farò quello. Qui io dopo ricancellerò la matita. Qui piano piano si va verso dei toni del verde. Quindi io vi consiglio a quel giallo, partendo sempre dal giallo che avete, aggiungete del verde. Aggiungiamo del verde e anche qui c'è una parte anche più chiara e lo ottengo semplicemente diluendo il colore che ho già messo. Questa qui che sta dietro la casa, mentre di qua poi diventerà sempre più acceso il colore. Anche qui se voglio rimetto un po' più di giallo e qua metto un giallo verde però. Poi vi ci sono effetti più diversi, però come vi dicevo sempre asciutto lo sfondo, il sotto. E ora guardate, riaggiungo il verde, però ora rimetto anche quel viola iniziale che avevo usato un po' anche nel profilo delle montagne. E quindi qui vado a rimettere il viola e lo combino, miscelo col verde. Di nuovo un po' di verde, un po' di viola, così un po' cangiante. Vedete? Qui intanto mi sono preparata diversi passaggi, anche più o meno morbidi. Poi di qua, dove avevo lasciato, prima che mi si asciughi del tutto, riprendo il mio colore marrone e vado a rafforzare qui dove c'erano un po' tipo degli alberi, posso mettere, e lo faccio prima che mi si asciughi del tutto. E lo stesso faccio anche qua. Qui sopra questo giallo c'erano dei toni proprio per dare l'idea che ci siano o delle abitazioni o della vegetazione in lontananza. Se è troppo fresco dovete aspettare, se invece è già asciutto, ma non deve essere asciutto del tutto però, potete intervenire
Lo stesso viene fatto sul profilo qua. Prima partite con un verde un pochino più chiaro e poi piano piano andate a ricollegarvi qua. Qui se è troppo fresco, aspettate. Vedete, io riesco qui a lasciare il bianco fin dove voglio io. Magari non lasciate una striscia proprio pari pari, ma cercate di creare un po' d'effetto. Ora che ci siete, potete fare comunque anche la parte sempre più sotto, mantenendo gli stessi colori. Gli stessi colori che ho messo qui sopra, ecco, vado a rafforzarli, poi dopo ci lavorerò anche con più scuro. Li inizio a mettere di sotto, partendo però dai più chiari. E quindi farò per esempio questo, e poi ci dovranno venire tutti i cipressi. Dopo che ho messo questo giallo, io vado a caricare col verde. Preparo un po' di verde, vedete, e a fresco vado a caricare col verde. Poi venendo più verso la casa, metto più il verde, che poi diventerà un verde più scuro. E in dei punti posso caricare di più con lo scuro, ma se è troppo fresco attendo. Nel frattempo posso fare anche tutta questa parte qui. Allora alzo un pochino e vado a farla sempre con quest'arancio, con quello che ho usato un po' qua su nello sfondo, arancio e giallo, sempre bagnato su asciutto e metto intanto il giallo, l'arancio e vengo qua. Poi siccome qua il colore mi si alleggerisce, io subito bagno col pennello e in dei punti lascio proprio degli sprazzi bianchi, in dei punti ricarico il colore e in dei punti rimetto il giallo, giallo e vado a ricollegarmi qua giù, allungo il giallo con l'acqua
Qui c'è una stradina, quindi state attenta a salvaguardarla e qui questo qui lo ricollego un po' col verde. Qua giù sullo sfondo rimetto un po' più di verde. A questo punto andrei a fare anche la parte chiara di qua, che non è altro che un colore abbastanza chiaro sul giallo. Qui è sull'arancio, qui salvaguardate la stradina, eh? Qui rimetto il giallo, qui per caricamento metto un colore più intenso e qua rimetto sempre il giallo. Qui smuovo un po'. Ora, qua io ritorno con questo colore morbido. Aspettate, vi faccio vedere. Perché qua ora poi bisogna andare a fare col sale. Ora vi faccio vedere. Qui si va sul verde, sempre, e ricreo un po' di colore verde e poi marrone e verde insieme. Non abbiate paura qui a mettere colore e a bagnare perché poi va messo subito il sale. Qui, veloce, veloce, perché se no il sale non regge. Ci posso mettere anche, come si vede lì, anche un po' di blu, che ritorna quel viola blu che avevo messo all'inizio nel cielo, lassù, anche sulle montagne. Bagno, questo qui, e intanto metto subito il sale, qui. Vai. Poi vado a fare questa parte di qua, invece è più sul blu, blu, ma anche che si rifonde con questo arancio. Qui e anche qui. Ora voglio rimettere un po' d'arancio qui che si fonde e anche qui metto il sale. Oh, vai. A questo punto poi io continuo con le parti più chiare qui, qui e ora aspetto un attimo anche che da poter lavorare poi in altre parti.
Casomai ora posso ritornare, tipo queste montagne qua su dove c'è questa vegetazione, posso ritornare a rimettere dei toni leggermente più scuri, come vi avevo detto che dovevo mettere. Allora qua su posso andare a rimettere, bagnando sempre anche con un po' di marrone, e vado a rimettere un po' di marrone. Posso rimettere qualche fetta anche qui. Qui li smuovo un pochino, per dare un po' il senso della montagna. Lo stesso in dei punti posso rimettere più scuro, anche qua, e fare un altro passaggio leggero. Poi posso andare, per esempio, a fare intanto un po' la casa, quindi fare il tetto. Qui ci sono delle parti bianche, quindi sto un po' attenta, le lascio da subito. Tetto passa anche qui tra gli alberi. La casa invece è sul giallo chiaro, un giallo un po' sporco, un marrone molto allungato, potete fare. E quindi da un lato è praticamente quasi acqua sporca e basta. Pure io ho bagnato, ma poi rismuovo subito. Dall'altro lato lo stesso colore leggermente più scuro, così dal senso poi possiamo andare a fare questa parte di qua che è un po' azzurra, azzurra grigia, un po' violetta, via, ci possiamo mettere e andiamo a fare e nella parte più bassa sfumiamo sempre. Tanto qui ci andiamo davanti poi con i cipressi,
quindi non ci crea problemi. A questo punto possiamo andare a fare, magari se fossero asciutti, questi cipressi qua. O a rinforzare qui un po' di ombreggiature. Posso riprendere un verde un po' più scuro e ancora a fresco, rimetto un po' più scuro. E qui ora se è asciutto metto il colore dei miei cipressi. Scelgo un nero, un grigio di pain, non so che colori avete, un bel verde di quello bello carico, che però con il nero stacca parecchio e inizio a fare un po' i cipressi. Inizio da questo qui. I cipressi hanno la punta, quindi mantenetela la punta. Uno e fategli un po' irregolari, cioè non tutti, uno un po' più alto, uno un po'. Di mezzo però ci sono anche, se non sono tutti attaccati, ci sono delle parti anche scure. Sul verde un po' più chiaro, ma comunque state attenti perché se sono troppo freschi si rismuove. Allora, dicevo, qui voglio un po', ora poi risistemo qui un po', poi ridefinisco meglio. Io butterei via ora tutti questi effetti che mi sono venuti. Li- Ecco qua, sono venute anche molto evidenti perché dipende da quanto uno
lavora fresco. Allora, a questo punto io vado avanti, stavo facendo questi cipressi, un po' di vegetazione qua, ti metto anche un pochino di colore più scuro qui, di viola, creando anche più piani e poi ritorno a fare questi cipressi. Prima faccio un verde anche qui, magari un pochino più chiaro. E ora poi metterò i toni scuri qua, che qui ci si può mettere anche un po' di blu, come avevo messo prima. Vado in alcuni punti qui dove c'è la stradina a rimettere anche un po' del mio blu. Qui metto anche un po' d'azzurro.
Fateli un po' irregolari. E ora qua noi si continua mettendo il colore. Ora aspetto che asciughi un po'. Allora, ora si continua, però è logico, bisogna aspettare perché ci sono alcune parti che vanno fatte un pochino più aspettando che asciughi. Appena è asciutta la casa, potete fare anche le finestre.
qui anche nel viottolino mettete qualche tipo cespuglio, qualche effetto. Lo stesso qui lungo la strada. Se volete farmi vedere qualcosa voi. E poi posso sempre intervenire, rafforzare alcune parti. Io devo andare di fotte. E poi lo stesso, quando è asciutto, io poi leverò addirittura il lapis, in che punti dove mi era rimasto. E poi glielo faccio vedere anche ripulito dagli effetti. Per esempio, questa stradetta
copertina io la voglio fare un po' più storta, fatta troppo dritta per i miei gusti. Ora appena ancora non è asciutto, appena è asciutto, levo alcune parti. Dove ho messo, per esempio, anche, io vedo ora appunto, aspetta, dove ho messo anche questo, io vedo sta avvenendo, cioè si sta asciugando e stanno venendo ora fuori gli effetti, perché a fresco non lo noti, capito? Io qui, per esempio, se voglio in un punto rimettere, ho ripulito perché volevo mettere la stradina che gira, no? Ho, ho ribagnato, ho ribagnato, Laggiù. sì, qui perché avevo lasciato in dei punti che non avevo messo, avevo coperto troppo, potete ribagnare e con lo Scottex, una volta bagnato, tamponate, vi riporta per quanto possibile, certo non è che vi ritorna completamente, voglio dire, completamente bianco, però potete comunque intervenire. La gomma da cancellare, aspetta, la trovo qua giù e vi faccio vedere finito. Vedi qui io cancello. E io cancello, vedete queste parti bianche che avevo lasciato, che mi ero segnata dove tenere il bianco e se non ci sono andata sopra con l'acquerello riesco a rimuoverle, capito? Allora non rimane il segno, non rimane il segno della matita, non so se anche voi avevate lasciato. Ora ve lo faccio vedere poi per bene. Dove ci sono passata sopra con l'acquerello, logicamente non mi va via. Però non ci sono passata sopra con l'acquerello. Nonna, hai finito? Sì, ho finito, fammi fare, aspetta un momento, voglio cancellare. Guardate, ve lo faccio vedere. Vi è venuto l'effetto anche a voi di questi? Col sale? Sì, del sale. Sì, sì, sì. Pochino, sì. Ma bisogna pulirlo ora? Sì, io l'ho pulito,